Live Social. Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, siamo sempre su Live Social, le frequenze di Radio Roma Capitale, i nostri hashtag sempre interviste e storie, pronti a raccontarvi anche oggi quelle dei nostri ospiti, insieme a me Francesco Saina. Francesco, ben trovato. Ciao a tutti, grazie. Allora Francesco, iniziamo un po' a parlare di quello di cui tu ti occupi, che è una cosa molto molto particolare e molto molto bella. Tu sei un traduttore e interprete, giusto? Sì. Oggi però ci soffermiamo un po' di più su quella che è la figura del traduttore. Ok? Sì. Quindi intanto volevo chiederti come prima cosa come tu ti sei avvicinato a questo mondo, che studi hai fatto e quali lingue parli. Sì, allora, la prima cosa mi sembra più importante sono le lingue che conosco e con cui lavoro, che sono l'inglese, il francese e lo spagnolo. Ok. Naturalmente con l'italiano, che non è da sottovalutare l'importanza della nostra lingua. Anche perché in Italia, in realtà, a mio avviso, siamo veramente pochi a parlare italiano. Neanche io parlo italiano, quindi l'italiano è una lingua molto sfaccettata. Sì, è anche una lingua molto ricca, quindi è bello saperla valorizzare, saperla utilizzare in modo corretto. E sì, mi sono avvicinato, in realtà ho sempre avuto una grande passione per le lingue, da quando studiavo al liceo, e ho sempre voluto fare qualcosa però con le lingue di molto pratico, quindi non studiare magari letteratura, linguistica, filologia, ma qualcosa che mi permettesse di mettere in comunicazione le persone che non si capivano tra di loro, che avevano diversi modi di vedere la realtà, di concepire il mondo, e poi ho capito che questa era la mia strada, anche perché a me è sempre piaciuto imparare, sapere, conoscere, sono stato sempre molto curioso e questo lavoro in realtà mi permette di conoscere tantissime cose in tantissimi ambiti. Quindi queste sono state un po' le motivazioni che mi hanno spinto ad avvicinarmi e poi a proseguire in questa carriera. Ok, allora io adesso inizierò a farti qualche domanda che penso ti abbiano fatto tutti un po' nella vita, ovvero c'è ancora ad oggi bisogno di interpreti con tutta la tecnologia che c'è? Sì, questa sì, è una domanda, un dubbio che mi viene rivolto molto spesso e anche, devo dire, un timore molto diffuso tra i miei colleghi. Io sono dell'idea che i traduttori umani non saranno sostituiti dalle macchine, dai computer, però ci sono, diciamo, la tecnologia in realtà è uno strumento preziosissimo che va a integrare il lavoro, semplicemente ha un modo diverso di ragionare. Si parla infatti oggi tanto di intelligenza artificiale, che non è un'intelligenza che sostituisce quella umana, ma la può integrare benissimo. Quindi io penso che le macchine non sostituiranno i traduttori, però credo che i traduttori saranno sostituiti dagli altri traduttori che sanno usare i computer a proprio vantaggio. Assolutamente. Allora, un'altra cosa che volevo chiederti è questa. Sfatiamo il mito che basta saper parlare inglese o francese per poter fare l'interprete o il traduttore? Sì, anche questo è un'altra cosa da demistificare, perché io dico che sapere due lingue equivale a essere traduttore come avere due mani equivale a essere un pianista. Esatto. È un po', le lingue sono sicuramente lo strumento, base. la base, indispensabile. Però quando si parla, quando si utilizza il linguaggio, non si usano solo le parole per esprimere concetti, ma si utilizza anche tutta una serie di elementi non verbali che esprimono una cultura, un modo di vedere il mondo, di approcciarsi alla realtà. C'è tanto anche nel non detto. E un traduttore deve apprendere, attraverso tecniche specifiche poi, come rendere in un altro universo tutti quegli elementi che poi in realtà sono quelli che danno, come dire, sapore alla comunicazione. Allora, quali sono i campi dove principalmente va a lavorare un traduttore o un interprete? Allora, un traduttore può lavorare su testi, su documenti di praticamente qualsiasi ambito. Ad esempio, io in particolare sono specializzato in alcuni settori. Il mio primo settore di specializzazione è quello medico-scientifico, quindi traduco soprattutto nel settore della ricerca, della sperimentazione clinica per case farmaceutiche, industrie biotecnologiche. Un altro settore in cui lavoro, in cui può lavorare qualsiasi traduttore, è quello audiovisivo, quindi sottotitoli per serie TV, piattaforme di streaming che hanno una vastissima diffusione al giorno d'oggi. Quindi c'è tanta richiesta di adattamento, di localizzazione di questi contenuti. E poi anche tantissimi settori tecnici, come dicevamo prima, sì, un conto è parlare l'inglese per sapere chiedere dov'è il ristorante, muoversi, un conto è andare a parlare dei bulloni di un macchinario molto tecnico che fa
fa un compito, che esegue un compito specifico. Mentre un interprete invece può essere più versatile, lavorare in ambito istituzionale, diplomatico, per congressi internazionali, per incontri bilaterali tra capi di Stato, quando vengono personaggi famosi, politici, attori in Italia. Quindi ci sono veramente tantissimi settori in cui si possono spendere queste competenze. Sicuramente è un bellissimo campo. Io volevo dare a quelli che sono i nostri ascoltatori i tuoi contatti, ovvero il numero di telefono che è il 349 40 88 785, il sito web che è www.francescosaina.com, l'indirizzo email che è francescosaina@gmail.com. In più volevo, Francesco, ringraziarti di essere stato con noi e di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, è stato un piacere. Ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori. Live Social torna tra pochissimo, voi non andate via. Ciao. Ciao, grazie.